gentili norcini. Oggi andiamo a fare, a gentile richiesta, la pancetta rotolata. Pancetta rotolata fatta, diciamo così, alla toscana perché le spezie di qui non sono le stesse spezie che si usano giù in Calabria o in Sicilia e via discorrendo. Comunque sia, vi chiedo di iscrivervi al canale, è importante, stiamo crescendo, ed è importante crescere ancora. Iscrivetevi, se c'è qualche cosa che non va, come state già facendo, chiedete, siate partecipi di queste ricette. Oggi vi preciso una cosa, andrò a fare un pezzettino piccolo di pancetta in un ordicamera, così almeno ci deve stare poco in sale e si deve, diciamo così, maturare per poco tempo. Però la stessa cosa che io faccio in una misura piccola voi la potete fare più grande, ok? Andiamo a vedere. Un pezzo di pancetta con la cotenna piccolina. Cosa gli ho fatto? L'ho rifilata sopra, l'ho rifilata nei lati. Qui gli ho fatto un angolo di 45 gradi e di qua gli ho fatto un angolo di 45 gradi alla maniera inversa, perché dopo queste qui devono andare, guardate, a combaciare. Due angoli praticamente si uniranno, vedete, e si chiuderà. Comunque ora questa pancetta rifilata, questi sono gli scarti, pensate che era 1 chilo e qualcosa, è diventata la metà perché leva e questo è. Bisogna, diciamo, fare in maniera che sia abbastanza fine, perché se è grossa ci vuole un anno per la stagionatura, mentre invece così, con piccolina in questa maniera, con 50 giorni, 40-50 giorni cercheremo di farla, diciamo, che sia pronta. Allora, prendiamola e mettiamola nel nostro sale, di cui ci ho messo dentro questo sale, un po' di rosmarino, un po' di pepe, comunque vi schiverò tutto quanto, e la lasciamo tranquilla e beata, anzi prima di tutto la massaggiamo minimo 10 minuti, gli facciamo queste belle carezze, fate conto che sia una bella donna e la state accarezzando, naturalmente non potete fare 1 minuto, che la si incazza, se fate così per 10 minuti. Trascorso questi 10 minuti, mettetela a riposare per 48 ore e ogni 2-3 ore, quando siete, diciamo, un pochino incazzati, ok, venite vicino alla vostra pancetta e la carezzate, la girate qua, la lasciate un paio d'ore di qua, poi ritornate dopo 2-3 ore, la rigirate di qua, se c'è del liquido lo levate, se c'è del liquido glielo togliete, lo sfilate, se manca un po' di sale non fate altro che e lo raggiungete così per 48 ore. Hasta luego. Benissimo, trascorse 48 ore. Ok, andiamogli a levare il sale in eccesso e ci aiutiamo anche con un po' di vino. Non lo sciacquate con l'acqua o col vino bianco, rosso o con dell'aceto, ma l'acqua fa male, l'acqua arrugginisce. Poi vi aiutate con il panno, via. E io ora preparerò, qui c'è del sale, del rosmarino, dell'aglio, della droga torino, della paprika, del pepe nero e del piccante, che andrò a fare la concia. Ok, la concia l'ho tritata col robottino e l'ho fatta diventare fine. Ora ho fatto un taglio qui di 45 gradi e poi l'inverso, perché in maniera che dopo riesca ad accoppiare. Poi cosa faccio? Qui vado a tagliare
non tagliate la cotenna, Questo serve per farla rotolare meglio. Ok, va bene così. E ora facciamo una prova, così. Ok, benissimo, proviamo. Ora, angolo di 45, anche qui. Ora, perfetto, vedete, si deve chiudere a perfezione. Devi fare tutto il magro. Riproviamo così. Ora, perfetto, per ora ci siamo. Ora prendiamo la concia, ok. Io l'ho fatta piccolina, vi ricordo, perché avevo bisogno che invecchiasse velocemente, che stagionasse velocemente, ma voi potete fare la stessa cosa più larga, ovviamente. Io questo qui l'ho fatto, diciamo così, in onore di camera. Vedete la parte che ho tagliato? Benissimo, facciamo così. Ok. E io cosa faccio? Mi aiuterò nel chiuderla. Ho preso delle fascettine, quelle elettriche, soltanto per la chiusura. Guardate che facilità, queste ci aiutano ad fare l'accoppiamento. Guardate che bellezza, che ingegno. Ok, dopo si andrà a fare con la corda. Ok, bene, così. Quando è, diciamo così, ora è piccolina, lo farò in questa maniera, se no ne mettete uno nel centro, uno a destra e uno a sinistra, e poi dopo ci mettete la corda, ok, lo spago per intenderci, e se volete poi le fascette le togliete. Io in questo caso questo pezzettino piccolino, ok, mi aiuterò. Benissimo. Ne mettiamo un'altra. Ok, ci siamo. Mettiamo una, ne mettiamo tre. Adesso proprio che è sufficiente su questo pezzettino. Ok, magari più in là ve ne farò una un po' più grande. Questa era perché volevo che in 30-40 giorni fosse pronta. Ok. Ok, guardate, ci ho messo tutte le fascette. Vi ripeto, io ne ho fatto un pezzettino piccolino. Se voi volevate ne facevate uno più grande, magari la fascetta ne mettevate una iniziale, una nel mezzo, una di qua, e poi lo legavate. Io ho fatto così per fare prima, anche perché mi voglio mettere a livello vostro. Non tutti sanno legare, non tutti sanno fare le cose, e io cerco, diciamo, di aiutarvi con quello che avete. Per me era facile legarlo bene bene. Comunque qui nelle parti laterali drogatelo bene bene con la concia, eventualmente anche riaggiungetela in questi giorni. Vedete come è bella compatta la concia, perché qui è una parte un pochino più delicata. Ok, perfetto, guardate qui, gli fate un legaccio per tenerlo. Ora cosa faccio io? Lo vado a mettere 48 ore a fare la stufatura, ok?
Perché faccio questo? Per accelerare i tempi e poi lo passo, diciamo così, in un luogo fresco. Ora non la facciamo oggi l'assaggio. L'assaggio io ve lo metterò qui di BIM fra una trentina di giorni, 25-30 giorni, voi tornate su questa ricetta oppure mi seguite con la campanellina e vedete l'assaggio. Comunque fatto in questa maniera, fine così, col diametro, bella drogata così, guardate, perfetta, non c'è un buco di... L'importante è che qui non ci sia aria, perfetta, perché se c'è aria vi verrà male la vostra... Ok, mi raccomando, seguitemi per forza, in questo caso mi dovete seguire perché se volete vedere il risultato, okay, seguite il mio canale alla bellina. Ci vediamo fra qualche giorno per l'assaggio di questa ricetta. State allerta!